Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi, come avrete notato, sono un po' diverso perché se seguite il mio canale da un po' saprete che sono una drag queen. Se è la prima volta che mi vedete, adesso lo sapete per forza. E quindi oggi faremo qualcosa di un po' diverso. Ho fatto un video in italiano dove parlo della mia vita da drag queen, che vi lascio qui, dove dico che non mi piace assolutamente truccarmi, è per questo che non faccio mai video truccato. Ma per l'argomento di oggi, dato che è uno spettacolo, tra un po' ho detto mi trucco prima e faccio un video. Perché? Perché pensando a che tipo di video fare, come poi ho anche chiesto a voi, col fatto che io sono un insegnante di inglese, è venuto fuori l'idea che potrei fare qualche lezione di inglese molto facile, divertente più che altro. Io mi specializzo in pronuncia e quindi ho già pensato di insegnarvi come pronunciare per bene la parola drag, e ho pensato che non c'era modo migliore di farlo se non in drag. Prima di cominciare mi farebbe piacere se metteste un like al video e vi iscriveste, e non vedo l'ora di sentire cosa avete da dire sul video, su qualsiasi elemento del video. Allora, prima di cominciare a parlare del suono, principalmente del suono A in drag, vorrei parlare un pochino di pronuncia velocemente del concetto. Non sono qua a fare proprio una lezione tecnica. Se volete delle lezioni tecniche ho un altro canale dove insegno inglese che vi lascio in descrizione, però vorrei parlare in generale del concetto di pronuncia in qualsiasi lingua e di quanto sia difficile e di quanti errori gli stranieri fanno senza accorgersene, e anche quanti errori gli stranieri fanno anche se pensano di starsi impegnando a non farli. Non solo, ovviamente parlo con voi degli italiani, perché stiamo parlando in questo caso degli italiani che parlano inglese, ma si riferisce a qualsiasi straniero che parla qualsiasi lingua straniera, non per forza l'inglese. Ovviamente questo è l'argomento mio. Allora, oggi vedremo la differenza principale, cioè la differenza tra la parola drag, che vuol dire tipo drag queen, e drug, che vuol dire droghe, che è l'errore più comune che gli italiani fanno quando parlano di me. Ad esempio dicono tutti che io sono una drag queen, che vuol dire una regina della droga, perché c'è un problema di pronuncia. Ma in generale parliamo di come viene percepita la pronuncia. Cioè, la pronuncia, per come la vedo io, è l'elemento più difficile da imparare di una lingua. Una lingua allegro, ma io non sono un linguista, non ho studiato da linguista. Queste sono tutte cose che ho imparato io da insegnante e da studioso delle lingue. C'è la grammatica, il vocabolario e la pronuncia. La grammatica e il vocabolario in realtà sono le più semplici, perché richiedono semplicemente il tuo cervello, cioè la memoria, e il capire, va bene, però è tutto nel cervello. La pronuncia secondo me è molto più difficile, perché non solo devi sapere come, quando e perché fare certe cose e ricordartele, quindi c'è il cervello, ma c'è anche la fisicità della bocca, cioè tu devi cambiare la posizione della tua bocca per creare dei suoni diversi. Quindi sono due cose in gioco, mentre la grammatica e la memoria e il vocabolario ne hanno solo una, quindi è molto più semplice. E io adoro la pronuncia in generale, per quello che mi specializzo in inglese in pronuncia, ma perché mi affascina tantissimo il fatto che cambiando la posizione degli articolatori, penso che si chiamano in italiano, cioè delle labbra, dei denti, della lingua, della giù di questo, da quando è aperta e chiusa la bocca, insomma, se cambia la posizione di 1 millimetro cambia il suono. Per me è una cosa strepitosa, in qualsiasi lingua, ripeto, non solo in inglese. E mi affascina il fatto che ogni lingua ha delle posizioni della bocca precise e diverse, e mi affascina tantissimo il fatto che la gente non riesca facilmente a riprodurre suoni di un'altra lingua.
sono pochissime le persone che lo sanno fare istintivamente. Io sono una di quelle, ma cioè è un talento di cui non posso vantarmi, nel senso che appunto mi è stato dato, non è che ci ho fatto chissà cosa. Io riesco a replicare suoni molto accuratamente, semplicemente sentendoli 1 o 2 volte, e li riesco a mimare, insomma riprodurre, ecco. E da persona a cui la pronuncia viene facile, capisco perché la gente la trovi difficile, ma non capisco perché la trovino così difficile. Ma ripeto, è perché ho questo talento naturale che appunto, cioè, ci sono tantissime altre cose che non so fare, tipo truccarmi, riesco a fare solo questo, la faccia. Make-up artist, per favore, ascoltatemi solo, non guardatemi, perché non c'è niente di decente da guardare qui. E quindi sì, allora, io amo l'inglese perché tra le lingue che conosco, che non sono tutte, tra le lingue che conosco, cioè il tedesco, il francese, lo spagnolo, l'italiano, vabbè, il latino e un po' di ungherese e le lingue slave, ma per concetti, per me è la lingua più facile, e a me piace la lingua, cioè mi piacciono, cioè per me le lingue sono fatte per appunto esprimersi velocemente, e l'inglese è la migliore perché non abbiamo congiunzioni, non abbiamo genere, quindi non devi stare a pensare se dico amico, dopo devi dire bello, non bella, non belli, non belle. In inglese non ci sono questi problemi, non ci sono, cioè i tempi verbali si costruiscono molto molto facilmente, che ci sono alcuni problemi per quando li usiamo, ma quello è un altro problema. Non abbiamo il congiuntivo, oppure sì, ce l'abbiamo, ma molto 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 basico su 2 verbi. Non c'è da pensare tutti al congiuntivo presente, passato, imperfetto, trapassato dell'italiano, che è così difficile che appunto neanche gli italiani sanno usare. E appunto mi piace per l'immediatezza che l'inglese ha, perché con una parola, cioè per dire un concetto in inglese ci servono 2 parole, a voi in italiano ne servono 5 o 6. Ma vabbè, non vuol dire che le lingue sono migliori delle altre, cioè, obiettivamente, personalmente sì, cioè a me piace più l'inglese, non c'è niente da fare, e amen. La cosa terribile dell'inglese è la pronuncia, questo ve lo concedo. Cioè io quando io insegnavo inglese, quando i miei studenti si lamentavano di quanto fosse difficile l'inglese, io li bruciavo, cioè li tagliavo le gambe subito, perché dicevo assolutamente no. Soprattutto sono quelli che vengono da lingue latine, quindi un italiano che si lamenta di quanto è difficile l'inglese non esiste, perché ovviamente ad un italiano l'italiano viene facile, però scientificamente e oggettivamente, se studiamo la difficoltà della grammatica italiana contro quella inglese, cioè l'italiano è terribile, che poi vi piaccia o no, o che piaccia a me o no, è un altro discorso, però oggettivamente l'italiano è molto più complicato, che poi ripeto, ad un italiano che un italiano sappia parlarlo bene e facilmente non è una cosa oggettiva. Va benissimo se non vi piace l'inglese, se preferite il francese o lo spagnolo, il tedesco, il cinese, va benissimo che una vi piaccia più degli altri, va benissimo, ma che oggettivamente un italiano, un francese, un tedesco si lamenti di come è difficile l'inglese, no, quando appunto si lamentano con me io non gli mostro nessuna pietà, perché di solito gli studenti lo dicono aspettandosi che io dica se hai ragione, però insomma è così. Io dico no, l'inglese non è difficile, la pronuncia è terribile e va benissimo, questo te lo concedo, ma l'inglese soprattutto base per sopravvivere è facilissimo. Allora il problema della pronuncia inglese è che non viene insegnata bene, ovviamente. Ci sono delle regole, sono d'accordo che ce ne sono poche, ci sono tantissime eccezioni, al punto che di solito conviene imparare le parole a memoria più che imparare tutte le regole e poi le eccezioni, che insomma non c'è niente da fare, cioè è una gran perdita di tempo. Ho alcuni video sul mio canale in Logic dove parlo delle poche regole che abbiamo, però volevo parlare di come viene percepita la pronuncia, cioè molti italiani, e ripeto, parlo sempre degli italiani perché siamo tra di noi, non è perché gli italiani sono peggiori di altri. Quando appunto venite qui a Londra e parlate con il vostro accento italiano, va benissimo, non sto dicendo che gli accenti devono sparire, non c'entra niente, non attaccatemi su a me non piacciono gli accenti stranieri, questo è verissimo, ma è un mio gusto personale,
non sto dicendo che dovete essere tutte bruciate al rogo. Quindi ognuno viene qua parlando col proprio accento e molti si lamentano del fatto che gli inglesi non capiscono. Allora, è vero che gli inglesi più vecchi, quelli più vecchi, più spocchiosi, fanno finta di non capire, perché di solito capiamo. Però è anche vero questo, che tutti gli stranieri quando dicono gli inglesi non mi capiscono, o i tedeschi quando parlo tedesco non mi capiscono, danno sempre la colpa a i madrelingua che non fanno uno sforzo necessario per capire noi, che non siamo madrelingua. Questo io non lo sopporto per due motivi. Intanto, di solito se non vi capiamo è perché voi state sbagliando a livello tale che non riusciamo a capirvi. Voi magari non ve ne accorgete neanche, e non sto dicendo che lo fate con malizia, magari non sapete di stare sbagliando così tanto. Quindi di solito se c'è un errore di comunicazione io non sopporto che quando gli stranieri danno la colpa al madrelingua. L'errore di comunicazione viene da quello che non sa parlare la lingua bene, che poi se grammatica, vocabolario o pronuncia è un altro discorso, però il problema viene dallo straniero. Oltretutto voi dovete pensare che noi qui in Inghilterra, noi non è che conosciamo tutte le lingue del mondo, cioè noi non è che nasciamo sapendo che l'inglese è la lingua internazionale e quindi ci viene insegnato a scuola l'accento inglese, l'accento francese, l'accento italiano, o gli errori che gli italiani faranno parlando inglese perché traducono dall'italiano. No, noi impariamo l'inglese e basta. Quindi dico noi, cioè l'inglese, però vabbè, mi ci metto anch'io. Quindi se ad un inglese invece di dire drag queen voi dite drug queen, che vuol dire regina della droga, loro capiscono regina della droga. Non stanno a pensare in italiano la lettera A dà solo il suono A, quindi gli italiani quando leggono la parola drag erroneamente pronunciano la A in italiano e quindi io devo sapere che in realtà loro stanno dicendo drag. Loro no, gli inglesi non sanno queste cose. Io lo so perché per puro caso sono italiano, io poi sono un insegnante di inglese che parla con stranieri, quindi io sono portato a capire queste cose, ma io, cioè, è appunto una coincidenza che io so un po' di più degli inglesi. Quindi noi non è che sappiamo tutti gli errori che voi farete perché venite dalla lingua che noi sappiamo. No, noi sappiamo solo l'inglese, quindi sta a voi cambiare i vostri errori. Non siamo noi che dobbiamo adeguarci a tutti gli errori, a imparare tutti gli errori che farete per sapere quello che in realtà volete dire. Stessa cosa quando gli stranieri vengono in Italia. Dico una insomma eclatante, cioè in alcune lingue tipo lo spagnolo o anche l'inglese dove le doppie esistono scritte, vabbè in spagnolo pochissimo, da noi esistono scritte ma non esiste il suono doppio, quindi uno spagnolo, un inglese invece di dire penne diranno pene, perché noi non sentiamo la differenza tra una doppia N e una singola N. Se però noi a voi diciamo pene invece di penne, vi mettete a ridere, siete scandalizzati, ci prendete in giro e probabilmente non capite proprio neanche quello che sta succedendo. Però finché, cioè, se sono io lo straniero che parla male italiano, voi avete il diritto di prendermi in giro, ridere e non capire. Se però voi dite una parola sbagliata in inglese, io non ho il diritto di non capire. Io devo assolutamente capire tutto quello che volete dire, tutto quello che state facendo. No, assolutamente no. Ma ripeto, non è una cosa contro di voi perché siete italiani, contro tutti gli stranieri che parlano lingue straniere, perché è una cosa che non sopporto. Allora, quello che succede in pronuncia è che quando una lingua ha un suono che non fa parte dei vostri suoni della lingua madre, lì il vostro cervello automaticamente lo rende più vicino possibile a uno dei suoni che avete voi. Va benissimo se in inglese io dico P, perché il suono P esiste anche in italiano, quindi lo riproducete più o meno uguale, anche se in inglese abbiamo alcune varietà di quelle. Quando si parla soprattutto però delle vocali o anche del TH che voi non avete, voi lo trasformate in qualsiasi altra cosa, quindi invece di dire th o the voi dite d, z, perché sono i suoni più vicini che il vostro cervello riesce a trovare. E non sto dicendo che siete stupidi, è una cosa normalissima, poi sta al singolo decidere se così va bene o se vuole cercare di cambiare la forma della bocca per avere il suono accurato.
Stessa cosa appunto con le vocali. In italiano A, E, I, O, U danno solo questi suoni, tranne la E che può diventare E, o la O che può diventare O, O, però se vedi una A si pronuncia solo A e non c'è niente da fare. L'italiano è, tra le lingue che conosco io, è la lingua più efficiente a livello di corrispondenza spelling, pronuncia, cioè le parole si pronunciano esattamente come le leggi, e se io ti dico una parola, tu anche senza sapere cosa vuol dire la puoi scrivere esattamente, a parte qualche eccezione tipo cielo che ci vuole la I, però col fatto che sono eccezioni io non le conto neanche come, sono eccezioni che ti vengono insegnate, le metto comunque, e quindi tu le sai, le metto comunque nella corrispondenza quasi 100% tra spelling e pronuncia. Quindi l'italiano è fortunato in questo, e ovviamente trovare altre lingue che non lo fanno insomma dà fastidio. Anche lo spagnolo sembra che c'è la corrispondenza sia il 100%, ma non è così. Quelli che parlano lo spagnolo, gli stranieri che parlano lo spagnolo con una corrispondenza al 100% vuol dire che lo parlano male, cioè la lettera V cioè il suono V in spagnolo non esiste, quindi ogni volta che voi vedete la lettera V in spagnolo si pronuncia o B come la B di babbo, o una debole che è ue. Quindi anche la canzone di Paolo e Chiara, se voi vamos a bailar, se voi dite vamos, questo non è spagnolo, è sbagliato, dovrebbe essere vamos. Poi vabbè, non tutti sanno spagnolo e va benissimo. Quando io ho studiato spagnolo, i miei i miei compagni di classe, nonostante ci sia stato insegnato che la V si pronuncia in questi due modi, continuavano a dire v, perché non volevano fare lo sforzo. Affari loro, però anche appunto lo spagnolo parlato bene non ha una corrispondenza così perfetta. Cosa succede con l'inglese? Con l'inglese principalmente con i suoni vocalici, ce ne sono tantissimi e non ci sono abbastanza vocali per segni per rappresentarli, succede di tutto. Quindi noi abbiamo tipo appunto la lettera A, ad esempio, cioè ogni lettera in inglese, ogni vocale, ogni simbolo di una vocale in inglese può dare svariati suoni, che in italiano non succede. Ci sono delle regole, ci sono anche delle esclusioni. Cioè, purtroppo per voi italiani, la lettera A in inglese può dare una marea di suoni, ma non darà mai il suono A. Quindi come voi pronunciate il suono A in italiano, non sarà mai dato dalla lettera A. Quindi, magari non sapete come si pronuncia la A in una specifica parola, ma io vi dico che di sicuro non si pronuncerà A, perché il suono A viene dato della lettera U, come cup, oppure dalla doppia O, quando dico blood, che non è blood, non è blood, è blood, per ragioni inutili, per ragioni non esistenti, ma va bene, dobbiamo per forza adattarci. Quindi cosa succede? Quando gli inglesi, gli italiani in questo caso, vengono qui e parlano, e appunto poi un coinquilino italiano che parlava in inglese come poteva, e poi dopo magari quando, cioè noi non diciamo pizza, non diciamo cappuccino, noi diciamo pizza, cappuccino, perché li pronunciamo con la nostra pronuncia inglese, perché nella parola pizza pronunciata all'italiano ci sono due suoni che il nostro cervello inglese non riconosce, quindi li trasforma in suoni inglesi, che è la stessa cosa che fate voi al contrario. E lui una volta si è arrabbiato dicendo sì, perché questi, insomma, noi quando veniamo qua ci sforziamo di parlare bene l'inglese con l'accento corretto, e questi inglesi non sanno neanche dire caffè, o non sanno dire cappuccino, dicono cappuccino o dicono pizza invece di pizza. E io non ci ho più visto, perché questo è il classico atteggiamento dello straniero che pensa di parlare la lingua straniera bene. Quando lui parla non ci azzecca praticamente nessun suono vocalico che lui fa è accurato. Quindi, cioè, lui pensa di pronunciarlo bene, ma in realtà no. Quando lui era qui, insomma, viveva qua con me, insomma, quando va in giro a ordinare un burger non esiste in italiano, in inglese, scusate, cioè la parola sì, ma non si pronuncia burger, si pronuncia burger o burger in americano. Quindi burger
il fatto che un inglese lo capisce ogni tanto vuol dire che l'inglese sta facendo una fatica cerebrale immane per cercare di venirvi incontro. Quindi non pensate che solo perché dite la parola burger invece di fetta di carne, non so come si dica in italiano, solo perché usate la parola inglese, non pensate che la stiate pronunciando bene. E ogni volta che voi parlate noi dobbiamo fare uno sforzo immane per cercare di capire cosa state dicendo, perché i suoni che vengono fuori dalla vostra bocca non corrispondono a quello che in realtà volete dire. Quindi voglio che questo sia ben chiaro. O semplicemente adesso parliamo del suono A, appunto, della parola drag. Questo è un suono molto particolare, probabilmente uno dei più difficili da fare, perché adesso vi dico, non entriamo molto nei particolari tecnici, però si pronuncia così, cioè voi dovete aprire la bocca è molto molto aperta. In inglese le labbra non vanno mai, non parliamo mai così di lato, facciamo sempre su e giù, quindi è la mascella che si muove, è un suono molto aperto con la mascella che va giù. La lingua, la punta della lingua, questi sono i denti sotto, la punta della lingua fa così, cioè la punta della lingua prende contro i denti di sotto e questa parte si piega, quindi avete, sto esagerando, così. Ovviamente quando parlate il vostro cervello e il vostro fisico cambierà la formazione della parola, del suono, in modo che sia più facile, perché se devo fare ogni volta ovviamente non ho mai tempo di parlare. Quindi il suono non è, guardate la differenza tra A, 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 A. Vedete la differenza? Anche senza sentirla la vedete fisicamente. Adesso vabbè, sto sussurrando, sto soft spoken, quindi non è proprio il meglio, però fisicamente c'è una differenza molto importante. Scusate, mi è arrivato un messaggio riguardo allo spettacolo che devo andare a fare in un minuto. Perfetto, mi chiesto se posso cominciare un po' più tardi, ancora meglio, così parliamo di più io e voi, così vi tartasso di più. Quindi fisicamente vedete una differenza. Quindi la A di cup, a cup of tea si pronuncia A, cup, 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 cup. Cap, che è il cappello, si dice cap, 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 cap. Ripeto, non pensate a se sentite la differenza, guardatela solo. E quindi questo è più o meno come si pronuncia. Allora, questo suono è un suono molto strano, perché in inglese noi non abbiamo suoni vocalici nasali, non ci sono. Però, per come la vedo io, la pronuncia è tutto questo. La pronuncia si basa semplicemente non so come si dice, to trick, insomma, fregare il tuo cervello affinché crei il suono giusto. Cioè, a me sinceramente, io devo sentire il suono A, che voi lo facciate con la bocca aperta, con la bocca chiusa come un ventriloquo, facendo le verticali, facendo le spaccate, a me non interessa, basta che io capisca quello che dite voi, ok? Quindi, col fatto che la pronuncia prende sia il cervello che la bocca, per come la vedo io quando imparo suoni stranieri che non appartengono a me, se li trovo difficili per un certo modo, devo crearmi delle immagini mentali che non sono reali, ma servono al mio cervello, al mio proprio cervello. Quindi questo suono tecnicamente non è nasale, però a me piace chiamarlo nasale perché aiuta gli stranieri. Perché se io semplicemente curvassi la lingua e aprissi la bocca, verrebbe fuori A, 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 che è praticamente quasi uguale a A, 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 A. Quindi non c'è differenza. Mentre se voi pensate che vada un po' più nel naso, diventa A, 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 A. Sentite? A, 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 A. Ripeto, quando fate i suoni singoli sono esagerati, perché non dovete parlare, non dovete metterli in una conversazione. Quando poi parlate, il vostro corpo automaticamente li ridurrà un pochino. Quindi quando io insegno questo suono, insegno di pensare che appunto venga dal naso.
cioè non qua, perché sennò diventa francese, non è un perché questi suoni nasali francesi vengono da dietro, ma proprio da qui. O ancora meglio, da qui, che io non so come si chiami questa cosa in italiano, semplicemente perché mi trucco. Ho scoperto che in inglese si chiama Cupid's Bow, quindi l'arco di Cupido. Non so se esiste in italiano. Quindi se non volete pensare, cioè, col fatto che non dovete pensare che vi arrivi da qua, come immagine mentale pensate che venga fuori da qui. Allora, quello che dicevo sull'immagine mentale è il fatto che da qui non viene fuori assolutamente niente, perché è un pezzo di carne. Però se aiuta il vostro cervello, a me non interessa. Fate quello che vi serve per creare il suono. Quindi a me aiuta a pensare che venga da lì, perché non voglio pensare che venga da qui, tipo perché quello è troppo alto. Quindi questo è il modo che serve a me, non vuol dire che dovete per forza usarlo voi. Aiuta anche a pensare al suono dell'anatra. Qui in Inghilterra fa qua con questa A nasale, quindi A. O anche il suono di un buzzer, quello per far entrare la gente nella vostra casa, quando fate è questo suono gracchiante nasale. Se vi aiuta, fatelo pure. Se non vi aiuta, anzi se vi intralcia, non dovete fare queste immagini mentali. Ripeto, basta che sappiate fare il suono, a me non interessa se perché ve lo dice vostra mamma nell'orecchio tutti i giorni, ogni volta che dovete dirlo, a me non interessa, basta che io capisca. Qual è il problema di questo suono? È che non solo è difficile da produrre, ma non esiste in nessuna delle lingue che io conosco, cioè non esiste in italiano, francese, spagnolo, quindi voi lo riducete ai suoni più vicini a voi. Che in italiano la cosa che proprio non capisco sono due, cioè mentre in spagnolo dicono sempre A, ce lo trasformano quando gli spagnoli parlano inglese traducono questo suono A sempre in A. Quindi se mi chiamerebbero una drag queen. In italiano invece ne avete due, avete la A e avete la E, che io non capisco perché, ma di sicuro c'è un fenomeno scientifico dietro che, cioè, da ignorante dico che non capisco, ma mi incuriosisce. Quindi torniamo indietro a quello che dicevo del fatto che il mio coinquilino si lamentava di quando, secondo lui si sforza di pronunciare queste parole bene, ma noi non ci sforziamo di dire pizza, cappuccino. Prendiamo il mio nome è Sam, che guarda caso ha la A. Allora, quando gli italiani mi chiamano o Sam, ma principalmente mi chiamano Sam, perché in italiano la trasposizione più immediata è di chiamarmi Sam. Anche mio zio mi chiama Sam. Quando sono in Italia, il mio nome essendo Samuele, il mio diminutivo è Samu, però mio zio mi ha sempre chiamato Sam, che vabbè in italiano va bene, ma in inglese no. Cioè se voi mi chiamate Sam io non capisco niente, perché S, E, M, il suono, questa combinazione di tre suoni non vuol dire niente. Le parole non sono altro, questa è una cosa affascinante per me, che combinazioni random di suoni. E siamo noi che decidiamo che se mettiamo insieme la parola i suoni K, A, Z, A, vuol dire casa, e ci crea un'immagine mentale. A me affascina tantissimo questa cosa. Andate a guardare Yasmina Pani, di cui ho parlato qui, che di sicuro lei ne parla di queste cose, di linguistica. Quindi mettere insieme i suoni S, E, M, io non capisco che mi stai chiamando, e non vuol dire nient'altro in inglese. Quelli, ad esempio, tutti gli spagnoli mi chiamano Sam, ma se tu mi chiami Sam io capisco due parole in inglese: S-O-M-E, che vuol dire alcuni, Sam, oppure S-U-M, che vuol dire somma, e si pronunciano esattamente allo stesso modo. Quindi quando gli spagnoli, i francesi, gli italiani chiamano il mio nome, io in realtà non mi chiamano mai correttamente. Non mi offendo, cioè non è per dire questo, e sto semplicemente dicendo che il mio coinquilino che si lamentava che noi non diciamo pizza e cappuccino non sa neanche dire il mio nome correttamente. Lui pensa di starlo
dicendo correttamente, quindi non sto dicendo che lo fa con malizia, ma non è vero. Quindi ogni volta che io sento Sam o Sam devo fare uno sforzo mentale per capire che stiamo parlando di me e non di alcuni o di una somma o di niente se dicono Sam, ok? E qual è il problema? Il problema è che a meno che uno non abbia il talento come il mio, oppure a meno che uno non faccia uno sforzo mirato, cioè attivo di mente, cioè voi non siete neanche, il vostro cervello, il vostro orecchio non sentono neanche la differenza tra drag e drug, perché per voi questi due suoni rientrano nella stessa categoria. Per lo stesso motivo per cui noi non sentiamo la differenza delle doppie, cioè per noi la differenza tra pene e penne noi non la sentiamo, non la capiamo, oppure anche se la sentiamo non è detto che la riusciamo a riprodurre, perché non siamo abituati nella nostra bocca a produrre suoni doppi. In inglese ci sono alcuni casi in cui ci sono i suoni doppi, quindi quelli che parlano bene inglese che mi vengono ad attaccare, però principalmente non ci sono. Oppure in inglese il suono corto, cioè la lettera E pronunciata in modo corto si pronuncia solo con la lettera aperta, si pronuncia solo il suono E non esiste. Quindi per esempio in italiano ci serve tecnicamente la differenza tra pesca e pesca, che vogliono dire due cose diverse. In inglese, un inglese, se voi gli dite queste due parole, lui le pronuncia semplicemente pesca, perché noi non conosciamo il suono E chiuso e neanche lo sentiamo, e anche se lo sentiamo non riusciamo immediatamente a riprodurlo, tranne quelle che come me ce la fanno, ma ripeto, per puro caso, ok? Quindi ogni lingua, cioè per voi la differenza tra pene e penne è grandissima, per un inglese non esiste neanche. Per voi la differenza tra che altra parola abbiamo appena detto? Pesca e pesca, per uno che parla proprio dizione perfetta la differenza è grande, per noi non esiste. Quindi noi abbiamo queste pecche dall'inglese verso l'italiano, voi avete le pecche di non sentire neanche la differenza tra una A e una A. Per voi sono tutti uguali e lo capisco benissimo, non sto dicendo che siete stupidi, cretini, ignoranti, sto semplicemente dicendo che per voi è una differenza che non esiste. Quindi se voi dite drag queen, per voi è ovvio che state parlando di una drag queen, e perché io non dovrei mai capire quello che state dicendo? Che cattivo, che cretino, che spocchioso che sono io inglese che non capisco che state parlando di un uomo vestito donna e non di droghe. Ma per noi la differenza è grandissima, lo stesso modo in cui per voi pene e penne è molto importante la differenza, che però noi non capiamo, non sentiamo, il nostro cervello non è programmato per sentire queste differenze. Quindi a meno che uno non studi fortemente e bene queste cose, non le sente, non le capite, ok? Come se voi parlate tedesco, c'è la differenza tra il suono ich, che non esiste in italiano, e il suono sh, che esiste in italiano. Ci sono due parole, Kirche e Kirche, uno con la sh e uno con la sh. Kirche con la sh vuol dire chiesa, Kirche con la sh vuol dire ciliegia. Quando io ho studiato tedesco a scuola, io ero l'unico nella mia classe che faceva lo sforzo di pronunciare ich, perché tutti invece pronunciavano, tutti quelli che studiano il tedesco e non vogliono impegnarsi pronunciano questo ich come sh. Però in tedesco, se tu dici ich gehe in die Kirche, quindi vado in chiesa, se dici ich gehe in die Kirche, io capisco vado nella ciliegia. Quindi capite che è un problema. Però voi da italiani che parlate tedesco non la sentite questa cosa. Semplicemente la frase che tutti sanno, io ti amo, in inglese, in tedesco si dice ich liebe dich, non ich liebe dich, che è quello che tutti gli stranieri dicono, perché ich, dich non esistono in tedesco, ok? Però è normale che una lingua che non ha questo suono produca la cosa più vicina possibile. Però è un errore. Quindi se un tedesco, se voi gli fate un errore così e non capisce, è colpa vostra, non è colpa del tedesco che non è abbastanza aperto mentalmente, ok? Quindi
direi che il mio nome è la parola, una delle parole più mal pronunciate che esista al mondo. Sam, appunto, con la A. E adesso appunto torniamo alla differenza tra drag e drug. Adesso che vi ho un po' abituati a questo suono, probabilmente dovreste almeno sentirlo. Non sto dicendo che siate in grado di riprodurlo, perché imparare a produrre un suono ci vuole tantissimo tempo, però almeno spero che sentiate la differenza tra drag, drug, drag, drug, e tra Sam, some, Sam, some, Sam, some. E ricordatevi che mentre per voi questa differenza è quasi inutile, per noi cambia tantissimo, tantissimo. Ok? Come è quasi, per noi è così eclatante la differenza, come ad esempio dire chiesa, chiusa, cioè la differenza tra E e U che è eclatante. Per noi la differenza tra A e A è così altrettanto eclatante, anche se per voi non lo è, ok? Quello che però appunto a me mi affascina, è appunto, parlando anche di ASMR, è che questo suono A ogni tanto lo pronunciate in italiano con la E, come quindi Sam, ma altre volte con la A. Quindi in ASMR c'è il fatto del questo che voi chiamate tapping, ma in realtà tapping non esiste, cioè noi diciamo tapping, perché c'è la lettera A. La lettera A è l'unica lettera che può darvi il suono A in inglese, a meno che non ci siano qualche eccezione di parole prese da altre lingue, ok? Quindi quello che però a me affascina non è tanto che voi lo sbagliate, ma è che mentre chiamate me Sam, dite tecnicamente, se mi chiamate Sam invece di Sam, dovreste dire tap invece di tap, però voi dite tap. E questo, cioè, proprio, ripeto, mi affascina, cioè, vorrei sapere la spiegazione. Però quando voi dite appunto, ci sono alcuni, quelli che fanno ASMR in italiano, che seguo, dicono facciamo del tapping, in realtà tecnicamente io non sto capendo niente, ok? E quindi questa differenza c'è tanto, o semplicemente come voi dite, farò un video anche su questo, delle parole che pronunciate, il parole inglese che usate in italiano pronunciando male e con il concetto sbagliato. La parola è feedback, che voi dite feedback. Qual è il problema? Innanzitutto è che in inglese noi abbiamo le vocali o molto lunghe o molto corte, mentre voi le avete a metà. Quindi noi diciamo feed con la I lunga, mentre voi la dite a metà. Quindi quello è già un errore. Ma parliamo di back. Si dice back perché è sempre lo stesso suono, A. Però voi dite tapping, però dite back. Quindi in teoria dovreste averne solo uno di suono, o quindi dite back, tap, Sam, oppure dite some, tap, back. Però appunto semplicemente dicendo feedback è sbagliato. In questo caso sbagliate due suoni. Poi è vero che sì, noi capiamo, però è uno sforzo, ci vuole un mezzo secondo in più a capire, e oltretutto non è tanto forte che c'è lo sforzo di un secondo in più, è che per quanto la gente dice che gli accenti stranieri sono belli di qua e di là, io sono convinto che a livello cerebrale ti consuma più energia. Non ho fatto nessuno studio, non so se ci sono studi, però dopo un po' ti stanca, per come la vedo io, perché dobbiamo costantemente cercare di capire cosa stai dicendo. Quindi anche, penso che si dica anche in italiano fat shaming, quindi prendere in giro qualcuno perché è grasso. Io non so esattamente come pronunciate fat, perché fat vuol dire grasso. Non so se dite fat o se dite fat, però si pronuncia semplicemente fat, e qualsiasi altra cosa è o sbagliata o non si capisce. O per la macchina fotografica, un esempio che di sicuro avrete sentito, voi dite flash, ma in realtà si scrive con la A, che si pronuncia flash,
perché flesh vuol dire carne umana. Se anche lo pronunciaste con un suono A invece di un suono E, flush vuol dire sciacquare il water, cioè tirare giù l'acqua. Quindi in questo caso ci sono 3 parole con 3 suoni diversi. O anche la parola male, si dice bad, non si dice bed, non si dice bud, perché bed vuol dire letto, bud vuol dire quando un fiore, prima che si apra il coso verde praticamente. Quindi quando in italiano dite it's really bad, noi in realtà capiamo bad tecnicamente, poi vabbè, nel contesto capiamo che state dicendo bad, però non, ripeto, gli stranieri sottovalutano sempre quanto sbagliano quando parlano una lingua. Adesso non voglio mettervi paura, non voglio dire che non dovete più parlare inglese, ogni volta che aprite la bocca dovete avere il panico di chissà cosa state dicendo. Più o meno noi capiamo, però ripeto, c'è molta poca consapevolezza verso la propria produzione di una lingua straniera. Si dà sempre per scontato che sì, va bene così, la gente capirà, se non capisce è perché sono i madrelingua che sbagliano. No. Quindi, tornando all'origine di questo video, io sono una drag queen. Abbiamo una differenza tra drug, drag, drug. Spero di ricordarmi di questa parola per l'altro video delle parole inglesi che voi usate in modo sbagliato. In italiano, ve lo dico adesso perché è pertinente, in italiano appunto descrivendo il mio lavoro vuol dire se Sam è una drag. Sam è una drag, yeah? Ma anche questo è sbagliato a livello di vocabolario, perché il mio lavoro in inglese, se voi dite Sam is a drag, non vuol dire assolutamente quello. Il mio lavoro è drag queen, quindi Sam is a drag queen, perché dire che qualcuno è una drag vuol dire che è un noioso che vi butta giù, perché drag è un verbo che vuol dire trascinare. Quindi se io sono un drag vuol dire che vi trascino giù il morale, ok? Quindi ogni volta che vengo in Italia qualcuno, insomma, parliamo di me, dice, sei una drag. La prima volta che l'ho sentito ho detto, ma come ti permetti? E poi ho capito che era impossibile che questa persona sapesse che drag vuol dire uno noioso. E quindi così. Fatemi sapere cosa ne pensate, spero di essere stato abbastanza chiaro. Doveva durare pochissimo questo video, ma ne abbiamo fatte tante, insomma ho parlato tanto, adesso devo assolutamente scappare perché per fortuna che hanno spostato lo spettacolo un pochino, se no sarei arrivato. No vabbè, avrei dovuto chiudere prima. Ok, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao.